Buongiorno a tutti signori, siamo al quinto giorno di Live in Quarantine. Ricapitolo per chi si fosse perso lo spiegone della prima puntata. Qui si parla solamente di dischi dal vivo della mia collezione che rappresentano qualcosa per me a livello emotivo. Abbiamo parlato di Molly Hatchet, Power of Stellar, Nabat, ieri abbiamo fatto i Jawbreaker, oggi andiamo in Europa, andiamo in Nord Europa precisamente, in Norvegia, e parliamo degli immensi Turbonegro. I Turbonegro sono una band che si è formata alla fine degli anni 80 e che ha debuttato nel 92, sono giunti alla fama nella seconda metà degli anni 90, un po' insieme al resto delle band scandinave in quella che all'epoca veniva definita l'invasione dello scan rock, Hellacopters, Glucifer e molti altri se ne ricorderanno. Ma a differenza di molte di queste band, innanzitutto esistono ancora, anche se con un diverso cantante dall'epoca. Hanno sfornato una marea di dischi bellissimi e a tutt'oggi rappresentano un'unicità. La loro iconografia, a cominciare da quella, con gli abiti un po' marinareschi, un po' da Tom of Finland, questo immaginario gay ma macho, è stato assolutamente una cosa che mi ha colpito fin dal primo momento. E il disco di cui vi vado a parlare è ovviamente Darkness Forever, un doppio vinile uscito nella fine degli anni 90, nel 99, che contiene registrazioni di due concerti fatti ad Amburgo e ad Oslo. Oslo ovviamente perché è la loro patria, Amburgo perché, tanto vi faccio vedere sia l'interno copertina che il retro copertina, Amburgo perché è un po' invece una città d'adozione, loro sono fortemente vicini alla città tedesca, al San Pauli, alla squadra di calcio e reciprocamente godono di un ottimo seguito lì, a cominciare dalla cosiddetta Turbo-Jugend, che è il loro fans club, che tutti gli anni, tra l'altro, celebra proprio una festa in loro onore ad Amburgo. Allora, questo disco contiene alcune delle più belle loro canzoni, The Age of Pamperius, Good Head, Don't Say Motherfucker, Motherfucker, Sailor Man, insomma, mettetene veramente tutte in fila, dovete ascoltarle tutte quante. I loro dischi più belli sono sicuramente Apocalypse Dudes, Cobra, per quanto mi riguarda, poi ognuno ha i suoi, ma questo disco, tra l'altro, lo lego anche al ricordo del primo concerto che vidi loro nel 2003 a Milano. Ecco, questo è il biglietto, tour a supporto dell'album Scandinavian Leather, organizzato da AF Concerti, ciao Alex, e il concerto fu bellissimo, assolutamente, innanzitutto perché ovviamente mi dava l'opportunità finalmente di vederli dal vivo. Loro ricordo che si sciolsero, credo che sia stato proprio qui a Milano, alla fine degli anni 90, quando il cantante ebbe un diciamo, tracollo psicologico, un breakdown psichico, chiamiamolo come volete, fatto sta che per diversi anni fu proprio messo in isolamento, in un paesino della Norvegia, insomma, non poté più suonare. Quindi con questo disco ritornarono ad esibirsi dal vivo e fu veramente bellissimo per tutti quelli che c'erano. Alla fine di quel concerto, peraltro, ci fu la pioggia dei loro zillion dollars, che ne conservo un paio, ovvero banconote stampate chiaramente per l'occasione della loro Turbo Negro Bank. Fantastico. Questo artwork, peraltro, se non sbaglio, è stato fatto dallo stesso grafico che ha curato il White Album dei Beatles, per cui, insomma, tanta roba. Turbonegro a tutt'oggi hanno realizzato, come ho detto, diversi album, l'ultimo dei quali è uscito qualche anno fa, e si continuano ad esibire dal vivo, anche se con un nuovo cantante, ma Hank von Helvete, il cantante dell'epoca, di cui vedete, ecco, sue bellissime immagini qui, ha appena realizzato, appena si fa per dire un anno fa, ha appena realizzato un suo album di debutto solista, Egomania, dovrebbe uscire anche con uno nuovo quest'anno, virus permettendo. Comunque, auguri a tutti i papà oggi e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!